Esattamente un anno fa, Mayu Iwatani veniva incoronata IWGP Women's Champion alla fine dell'incontro che la vedeva trionfare contro Mercedes Moné. Un anno dopo, la leader di Stars si appresta a difendere tale titolo contro un'avversaria temibilissima in un match definito da molti come un dream match. Riuscirà la Stardom Icon a sorpassare anche l'ostacolo chiamato Sari? Minasan konnichiwa, io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Sabato 27 aprile la Stardom metterà in scena All Star Grand Kingdom 2024, uno degli eventi più importanti dell'anno legati al mondo del wrestling, e di match stellari la card ne è piena, ma Mayu Iwatani vs Sari potrebbe essere eletto da molti fans come il match più atteso, sì, perché la battaglia valevole per l'IWGP Women's Championship a cui assisteremo sarà per molti un dream match, perché racchiude in esso due dei maggior talenti del panorama del Joshi Pororeso degli ultimi anni. Mayu Iwatani è stata in grado di costruirsi una carriera stellare dove può vantare la conquista di molti allori, nonché l'essere diventata a tutti gli effetti il volto indiscusso della Stardom. Dal canto suo però Sari non è stata a guardare di certo, sì, perché di strada la ragazza proveniente da Tokyo ne ha fatta e come. Principalmente Sari si è sempre ben comportata nei circuiti indipendenti giapponesi, fino ad attirare l'attenzione della WWE, che decise di metterla sotto contratto nel 2020. A causa però della pandemia che circolò in quell'anno, il suo debutto venne posticipato al 2021, quando la nipponica debuttò finalmente ad NXT con il nome di Sarray. Da lì in poi il suo stint in WWE non fu eccezionale, perché spesso e volentieri veniva relegata a ruoli secondari, venendo per certi versi snobbata. Il cambio poi che ci fu ad NXT e che trasformò il prodotto in quello che tutti noi conosciamo come NXT 2.0 ha praticamente messo fine alla carriera di Sarray in WWE, che scelse appunto di concludere la sua esperienza con la compagnia al termine del proprio contratto. Prima di continuare a parlare di Sari e di Mayu Iwatani, vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Sul sito web di Donne tra le corde potete trovare tantissimi articoli dedicati alle vostre lottatrici preferite. Dategli un'occhiata, sono sicuro che non ve ne pentirete. Sari dunque, dopo essersi lasciata alle spalle la WWE, è tornata in Giappone ed ha continuato a prendere parte alla scena indie del suo paese natio, partecipando spesso e volentieri a vari spettacoli di varie promotion come la Diana, la Ice Ribbon, la Pro Wrestling Wave e così via, ricalcando quanto di buono fatto negli anni precedenti prima dell'approdo in WWE. Questo la portò a vincere il Beyond the Sea Single Championship, titolo di proprietà della Seedling, il 25 agosto del 2023, cintura che detiene tuttora. La voglia però di tornare a lottare negli Stati Uniti era forte e allora, verso la fine del 2023, Sari firmò un contratto esclusivo con la Sukeban. Questo di fatto non impedì però a Sari di debuttare anche in Stardom, proprio in occasione del ritorno di Natsupoi sul ring dopo che la High Speed Fairy era stata ferma ai box per diversi mesi causa infortunio. Per l'occasione Natsupoi e Saori Anou sfidarono Sari e Chihiro Hashimoto in un tag team match, battaglia che venne eletta da molti come uno dei migliori match di quell'evento. Sari riuscì dunque a ottenere una vittoria concreta sul team di Cosmic Angels, grazie al pin vincente ottenuto su Natsupoi. Fatto sta che questa vittoria permise a Sari di poter lanciare la sfida a Mayu Iwatani per All Star Grand Kingdom, sfida che sarà valevole per l'IWGP Women's Championship. Mayu Iwatani arriva a questo match con la sicurezza di una campionessa indiscussa, sì, perché come detto all'inizio video
La Lady Stars conquistò il titolo esattamente un anno fa, quando riuscì a battere Mercedes Moné a All Star Grand Kingdom 2023. Da quel momento in poi di acqua ne è passata parecchio sotto i ponti e Mayu Iwatani ha continuato a tenersi stretta quella cintura, difendendola spesso e volentieri contro avversari di prim'ordine quali Utami Hayashishita, Shuri o Mina Shirakawa, tanto per citarne alcune. Capite bene che sconfiggere Mayu Iwatani non è impresa da poco, ma Sari è convinta delle sue potenzialità e sa bene che può tener testa alla Stardom Icon. È giusto sottolineare come questo match sarà una prima esclusiva, sì, perché le due atlete non hanno mai avuto il piacere di affrontarsi in un single match. In realtà un match tra di loro era pronto a essere consumato nel 2020, ma a causa di una brutta influenza che colpì sfortunatamente Sari, il match fu cancellato. Ecco dunque perché si parla di Dream Match, perché molti fans che erano rimasti delusi dalla cancellazione di tale match ora possono finalmente viverlo sulla propria pelle e fidatevi, in questo caso lo spettacolo è assicurato, sì, perché si scontreranno due delle migliori atlete al mondo. Riuscirà Sari a ottenere la tanto agognata vittoria su Mayu Iwatani e a conquistare l'IWGP Women's Title mettendo fine al regno mostruoso della leader di Stars? Parola a voi signori, attendo i vostri pronostici qua sotto nei commenti, quindi mani sulla tastiera e sbizzarritevi. Per quanto riguarda me, penso che il risultato del match penderà verso Mayu Iwatani. È vero, Sari sarà un'avversaria ostica per la leader di Stars, ma non dobbiamo scordare che Mayu Iwatani è pur sempre una delle migliori lottatrici al mondo e se viene chiamata icona un motivo ci sarà, no? Scherzi a parte, pensare ora di detronizzare Mayu Iwatani è un'eresia. Sì, perché Mayu Iwatani difficilmente perderà il titolo proprio in questo preciso momento della sua carriera, perché tra un mese verrà alla luce Runaway Wrestler, il film tutto dedicato alla carriera di questa squisita lottatrice. Capirete dunque che Mayu Iwatani ha tutta l'intenzione di arrivare a tale giorno con il titolo sulla spalla, in modo da poter rappresentare al meglio non soltanto la Stardom, ma anche la New Japan Pro Wrestling. Un compito arduo dunque per Sari pensare di poter battere Mayu Iwatani, ma lo sport ci insegna che spesso e volentieri i miracoli accadono, quindi tutto può succedere. Mai dire mai. Fatto sta che siamo arrivati anche quest'oggi al termine del video, dunque non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo contenuto. Grazie di cuore a tutti voi, un bacione e a presto, sayonara!